Buongiorno ragazzi. E dopo la serie su New York, dopo la serie su Parigi, dopo la serie su Copenaghen, e che fai, a Londra non ci vieni? Nel primo video parliamo di pies, cioè torte salate in cui sono specializzati un po' in tutta l'Inghilterra. Non vedo l'ora di assaggiarle, aspettative Tipo alte almeno come il Tower Bridge. Allora, stamattina Londra sembra che si sia buggata perché c'è il sole. Io non so se sia corretto, ragazzi. e noi ne approfittiamo alla grandissima per andare a fare le riprese al Tower Bridge. Questo spot alle mie spalle l'ho visto in tutti i TikTok che ti parlano del miglior punto da cui inquadrare il Tower Bridge, per cui ora Franci entrerà su una musica di TikTok. Potreste trovarlo anche sul nostro canale ufficiale di TikTok. Io l'avrei rinominato TikTok Tech, però. Il sole. Basta, finito il sole. Oppure poco più in là c'è quest'altro spot. Venite con me. Non è color grading, c'era proprio il sole. Anche perché la color non la so fare. Siamo da Holborn, The Pie Room, è un posto specializzato in pie. Potete sia mangiarle nel ristorante oppure take away, come facciamo noi ora, ma poi andremo anche a sederci. Col nostro sacchettino pieno di bontà, ora troviamo un parchetto dove mangiarle. Questo parchettino fa proprio al caso nostro. Allora, innanzitutto è caldina. Io ho preso questa pie con il pollo perché dentro c'era il tarragon. Non mi ricordo esattamente cos'è il tarragon, ma so che è una cosa che mi piace. Ce l'ho, il dragoncello. È super yunta, te lo dico. Sembra molto interessante. Rompo. Ci vorrebbe un coltello. Fumantina, pezzettoni di pollo. È buona. I pezzi di carne sono dei signori pezzi di carne, non è un macinato poltiglioso. È molto yunta. C'ho le dita che grondano olio. E noi non abbiamo da pulirci. Ce l'abbiamo? Non mi devo pulire sulla manica della giacca? Pasta sfoglia approvata. Il quantitativo di yunto fa la differenza, però è davvero molto buona. Ma d'altronde, se non sono bravi gli inglesi a fare ste tortine con la carne dentro, voglio dire. Ah, e volevo aggiungere una cosa. Ecco che cos'è che la rende buona. È umida dentro, non è secca. Umidità e untuosità varie ed eventuali. Io direi di proseguire con la seconda. Ci hanno dato le posatine, non avevo visto. Questa la taglio, non la spappolo. Questa è una dauphinoise, cioè patate. Aspettative molto alte. Voilà, che buona. Con le cipolle, le patate, morbidissima, umidissima, unto al giusto, cioè tanto. Bravi. Come promesso, siamo tornati. Perché va bene il takeaway, ma noi dobbiamo provare anche come dentro. Vogliamo approfondire bene il tema delle pies, ma nel frattempo che aspettiamo la pie facciamo una piccola deviazione sullo scotch egg. Si tratta di, innanzitutto, una ricetta tipica inglese. Uova barzotte, quindi con l'albume cotto e il tuorlo un po' runny, come si dice da queste parti, racchiuse all'interno di una polpetta di salsiccia, a sua volta fritta. In questo caso sono adagiate su un letto di mashed potatoes. Ragazzi, ve ne apro una da qua. Ah, sì, come prevedevo. Salsiccia, quindi gusto di maiale, tuorlo morbido. Attenzione, quelle sotto non sono patate. Sembra una cremina di sedano rapa acidina e che ci sta molto bene a sgrassare il grasso di salsiccia, di fritto e di tuorlo d'uovo. Sicuramente non un piatto leggero e quindi proprio per questo ci piace. Buonissimo ragazzi, è l'antipasto perfetto che vi apre lo stomaco per la torta. Sono arrivate le nostre pies e sono obiettivamente bellissime. Questa magari potrà anche essere una cosa che non è nelle vostre corde, però ragazzi non mi potete dire che sono brutte. Emanano un profumo pazzesco entrambe. È arrivato anche un side di carotine super interessante. Tra l'altro su quella di maiale dobbiamo anche versarci un po' di salsina sopra. Cioè io sono quasi già a posto così, non credo proprio, le voglio assaggiare. Siete pronti? Bella fumantina. Voilà. Il trito di maiale interno è molto gustosa, molto golosa, e fuori la parte panosa è buona perché ha la crosta super croccante.
Carotine per pulirvi la coscienza, perché da un punto di vista calorico non è che ne uscite proprio con la coscienza pulita, eh. Qui ragazzi con le carote ci siamo. Queste sono cotte alla perfezione. Morbide, burrose. E poi guardate ragazzi che presentazione, ma sono impiattate che sono bellissime. Questa non è cotta in forno, questa è cotta al vapore, come si faceva una volta, e quindi ha una consistenza totalmente diversa rispetto alla precedente. Questa è casa mia ragazzi. E la carne a lunga cottura che vi si squaglia in bocca. Cosa vi devo dire ragazzi? La consistenza è totalmente diversa perché essendo imbevuta di liquido è quasi come se fosse uno gnocco. Comfort food all'ennesima potenza. Siamo entrati nella stanzetta che vi abbiamo fatto vedere prima da fuori. Praticamente qui preparano tutto il giorno queste fantastiche pies e ci hanno detto che in realtà in questa stanza si può anche prenotare per venire a cenare, perché la sera questo tavolo lo apparecchiano, diventa un social table e potete mangiare direttamente qua dentro. Volevo dire che un sacco di questi libri sono anche nella mia collezione. Non avevo dubbi. Abbiamo speso 81 sterline, il prezzo è coerente rispetto alla location in cui ci troviamo, ma era tutto veramente molto buono e di livello. Per la prossima pie siamo venuti un pochino fuori dal centro. Parliamo di Willie's Pie, che è questo posticino qua che oggi voi vedete chiuso, ma noi lo sappiamo benissimo, perché fa servizio solo dal mercoledì alla domenica. Brava Franci, oggi non è né dal mercoledì alla domenica, non siamo in quel Oggi è martedì. Brava. Era più facile dire oggi è martedì. Abbiamo fatto 100 metri dal chioschetto dove vendono le pies, perché qua c'è il laboratorio e adesso ci faranno vedere come si fa a farle. Che bello ragazzi quando ci fanno entrare nei laboratori e ci fanno vedere le preparazioni. Per me è la cosa più bella del mondo. We try to change the menu on a monthly basis. Ok. I've got a bit of a chef background, so I've worked in kitchens around London. We just try and keep it exciting by using different stuff, you know, and just the seasonality and stuff is really important for us. And rather than just being like chicken and mushroom, which people are so used to, it's just like different ingredients. We're keeping it exciting, keeping it fresh. It started in lockdown. It's a two-person pie. I started in my house. La storia di questo posto è molto carina. Lo chef ha incominciato a cucinare torte in lockdown perché ovviamente non poteva andare a lavorare e piano piano questa cosa è cresciuta, gli è esplosa in mano e ha deciso di dedicarci al 100%. What is this? It's the gravy. Before you filter it. Yeah. Ok. Non ho mai visto così tanta gravy tutta insieme in vita mia. E questa non si fa con le polverine, eh. Sono appena state sfornate delle pies belle fumanti e sta cominciando a salirmi il languorino. Beef, chicken, and then this is the vegan. Enjoy! Ragazzi, ci hanno anche apparecchiato in laboratorio, meglio di così cosa potevamo sperare? Dalla pasta alla carne alla gravy è tutto fatto qui. Andiamo a mangiare la pie con il manzo che ha la pasta brisée e poi la pie con il pollo che invece ha la pasta sfoglia. Ho la sensazione che siano buonissime, ma ho anche la sensazione che siano a 1500 gradi Fahrenheit. Innanzitutto si sente un importante profumo di aglio. Assaggio il cappello. Guarda che bei pezzettoni di pollo soddisfacenti. Mi piace perché ci sono i pezzettoni di pollo interi. Buono ragazzi, pezzettone di pollo e succoso soprattutto. Se c'è una cosa che non ha questa pie è che non è secca. Spettacolare. The shin, what part of the animal is? Beef shin. Lo stinco, ok. Yeah, so like good braising meat, you know? Yeah. Beef shin always good slow cooking braising meat. Molto bene, tocca a me. Io ragazzi assaggerò quella di beef, quindi quella di manzo, e in particolare di stinco. Assaggiamo prima un pezzo di ripieno senza la pie. Si sente la grassezza del taglio di carne che è lo stinco. Voglio assaggiare anche la pasta perché è un po' diversa da quella del pollo. E questa è pasta brisée ragazzi. È morbida, è soffice, è piacevole, si succhia i succhi della carne. Sono stracontento di essere venuto qua. E in questa trovate anche la salsiccia.
Vediamo se quella veggie sarà all'altezza delle prime due. Ma non mangiate mai niente di vegano, mai niente di vegetariano. L'abbiamo chiesta appositamente. Questa è a base principalmente di melanzana, ceci, ci sono anche un po' di cipolle, del pomodoro se non ho capito male. Essendo vegana non hanno potuto utilizzare il burro, quindi è anche più complicata questa preparazione. Allora assaggio prima l'interno. Oh, è super speziata, piccante anche questa, giusto per farvi salivare. Riesci a tenere testa alle prime due? Sì? C'è un sapore già sentito. Guys, which spices are in there in the vegan one? Cumin? Cumin, brown sugar, and then some cayenne pepper. C'è una forte spinta di cumino che secondo me è quello che gli dà carattere. Vi direi che non è per niente un ripiego, ma se la gioca. Che peccato che è già finito tutto. Peccato che usciti di qua andiamo a mangiare un'altra roba. E direttamente dal pullman per la prossima destinazione, perché qua non c'è un minuto da perdere, vi diciamo come ci siamo trovati da Willie's Pie. Le pies erano molto buone e soprattutto non costavano una fucilata. Troppo comodo dire che è una pie che costa 30 sterline è buona. Ogni pie costa 8 sterline e a nostro avviso le pies di questo posto non hanno nulla di meno delle pies che vi abbiamo fatto vedere nei posti più pettinati, che magari vengono adesso, perché io non so come monto questo video, ragazzi. Ragazzi, vi portiamo in un posto pazzesco ora a mangiare una lobster pie da urlo. Non vedo l'ora. Continua il nostro tour delle migliori pie di Londra. Qui siamo venuti a mangiare la lobster pie. E io aggiungerei anche che siamo in un posto pazzesco, in un quartiere pazzesco. E quindi è arrivati il pane caldo, Il burro e il patè di fegatini. prosecchino inglese. E il Franciacorta non ce l'avevano, ragazzi. Ordiniamo local. Burro o fegatino? Trattandosi di un'esperienza nuova, io andrei di fegatino. Vale la pena, ragazzi. Anzi, vale molto la pena. Vabbè. Io ti ricordo che deve arrivare una pie da 1,5 kg con dentro una ragosta intera. Buonissima, vero? Madonna mia, divina. Detto che il burro ancora non abbiamo provato, ma sta roba qua è pazzesca. Wow. Ragazzi, questo piatto ovviamente l'abbiamo ordinato non solo perché è molto bello da vedere, ma anche perché, a detta di chi ci lavora, è il cavallo di battaglia di questo posto ed è in assoluto il piatto più ordinato, insieme credo al filetto alla Wellington, che ci sta. Inutile dire che c'è un profumo pazzesco, ragazzi, eh. Questo purtroppo ve lo dovete immaginare. Chiaramente in un posto così le verdure passano in secondo piano, ma guardate che meraviglia. Il gusto conferma le aspettative. Buonissima. Vado di crosta croccante. Il quantitativo di astice dentro è notevole. È il mio turno. Aspettative belle alte, eh. Pezzettoni di astice, quindi sotto i denti lo sentite. La parte di pie ha sia la crosta esterna, croccante, bruciacchiatina, e poi la parte interna più morbidosa. Questa cremina qua è quella più goduriosa. Pensavo che una torta in due sarebbe stata troppa e invece ve la spazzolate senza problemi. Andiamo di secondo round. Chiaramente, se venite in questo posto e ordinate la lobster pie, non potete dimenticarvi la parte più importante del vostro pranzo, che ormai caratterizza questo canale. Quindi non vi finite tutto il pane col burro e coi fegatini, perché un po' vi servirà per questo. E che non si dica che siamo andati via senza assaggiare il burro. Se ci fosse ancora un po' di pane coi fegatini, se ci fosse. Questa è una vera e propria galleria d'arte. Tutti i quadri che voi vedete appesi alle pareti, uno sono in vendita e due sono di artisti pazzeschi. Così, mentre vi scassate di lobster, a fianco avete un Picasso originale. Altra cosa super interessante è che la scorsa settimana a questo tavolo era seduto Stanley Tucci. E quella prima Tom Hanks, ma soprattutto quella dopo Giano e Franci. E ogni tanto viene anche Ray Charles a mangiare. Sì, la prossima volta chiederà il tavolo di Giano e Franci. Ecco, la saliera e la pepiera, carta da parati sempre piuttosto ambigua. Questo è l'Italian Bar. Questa la so. Fontana, più di 2 milioni di sterline di valore. Il mitico Jimmy Fontana.
Qui abbiamo una saletta per eventi privati. Saliamo di un ulteriore piano. Qui abbiamo un'altra sala. Ultimo piano, ma la mia sala preferita ve la faccio vedere adesso. È bellissimo. Però non ci sia una stanza ancora più bella perché ho finito le parole. Sì, credo che questa possa definirsi la stanza più interessante perché adesso vi porto in quella che si chiama la Naughty Room. Io qua mi sono semplicemente seduto, ma credo che ci siamo capiti. Usciamo entusiasti da questo posto. Abbiamo speso 160 sterline se volete mangiare una pie. Con i contro cosiddetti questo è il posto giusto. Per dire in che quartiere ci troviamo. Qui dove tutto è nato, tutto finisce. Ragazzi, abbiamo trovato 3 posti molto buoni che ci sentiamo di raccomandare. Ne abbiamo provati anche altri, ma che non ci sentiamo di raccomandare e quindi non li trovate in questo video. Ragazzi, vi ricordo anche che tra gli shorts di YouTube, i reel di Instagram e su TikTok abbiamo pubblicato o pubblicheremo, questo ancora lo devo capire, dei contenuti di Londra esclusivi che su YouTube non trovate, quindi andate un po' a indagare. ci vediamo al prossimo video perché arriveranno un sacco di altri video interessanti da Londra e quindi A pisci.